Buongiorno cari amiche e cari amici e benvenuti in un nuovo tutorial. Io sono Vera e oggi faremo un modello di scialle o Bactus all'uncinetto. È un modello adattissimo alle principianti perché è eseguito soltanto con punti alti e catenelle, che sono praticamente, diciamo, i punti base dell'uncinetto. Io qui vi ho fatto questo modellino. È triangolare, questo è il vertice, la punta dal quale parte, e poi si va sempre allargando man mano che lo si lavora. Le misure sono assolutamente soggettive. Qual è la differenza tra un Bactus e uno scialle? Il Bactus è più corto e più piccolo, lo scialle invece deve avvolgere le spalle, il Bactus invece deve avvolgere il collo. Quindi io direi che per fare un Bactus o Bactus ci vogliono circa 200 grammi di lana, per invece fare uno scialle bello ampio ce ne vogliono 350-400. Io questo modello l'ho lavorato con un uncinetto numero 7 perché il filato mi richiedeva l'uncinetto numero 7. Voi guardate l'etichetta e in base al vostro filato utilizzerete l'uncinetto adatto. Bene, guardiamolo ancora più da vicino, guardate com'è bello, è bellissimo, e la sua particolarità, come tutte le cose che io vi propongo, è che è semplicissimo da realizzare, quindi anche una assoluta principiante può mettersi lì tutte le sere, farne un pezzettino, perché tutti i giri sono ripetitivi, sono tutti uguali. Dal secondo giro in poi la lavorazione è identica. Quando avete raggiunto la vostra misura desiderata, non dovete far altro che chiuderlo e con un ago da lana mettere dentro ciò che avete lasciato all'inizio come cordoncino e ciò che invece avete lasciato alla fine, alla chiusura del vostro lavoro. Quindi ripeto, o scialle o Bactus, a voi la decisione. Io farò un Bactus perché adesso dovremmo andare verso la stagione un pochino più calda e lo userò al posto delle sciarpe invernali. Poi ognuno è libero di fare a suo piacimento. Bene, prima di andare al tutorial, mi raccomando, lasciatemi un like. Se volete scrivere un commento vi risponderò con piacere, e chi non si fosse ancora iscritto e lo volesse fare può farlo attivando la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Bene, andiamo subito al tutorial. Per il nostro campioncino io prendo un filato di un colore un pochino più brillante, di modo che si vedano meglio i punti, e un uncinetto numero 7. E quando fate questa tipologia di lavori, io consiglio sempre di utilizzare un uncinetto un pochino più grande di quello che è richiesto nel filato, di modo da far venire il lavoro più morbido. Allora prendiamo il capo del nostro filato, lo avvolgiamo attorno a 2 dita, in questa maniera, con l'uncinetto tiriamo fuori il secondo anellino e abbiamo il nostro cerchio magico. Da qui iniziamo la nostra lavorazione. Ci tiriamo su con 3 catenelle, 1, 2 e 3, ed eseguiamo all'interno del cerchio magico 2 punti alti. Le 3 catenelle formeranno il primo punto alto, quindi in tutto avremo 3 maglie alte. Siamo a 2, avvolgo di nuovo il filato attorno all'uncinetto, lo reinserisco all'interno del mio cerchiolino magico e faccio un'altra maglia alta e siamo a 3. Finite le 3 maglie alte, io ho finito il mio primo giro, quindi estraggo il codino del filato, tiro e avremo il vertice del nostro scialle o Bactus. Andiamo con il secondo giro. Dal secondo giro in poi tutti i giri saranno identici. Ci tiriamo su con 3 catenelle che formeranno la mia prima maglia alta, giriamo il lavoro e caricando l'uncinetto facciamo 3 maglie alte, 2 contando anche le 3 catenelle. Io le 3 maglie alte le dovrei fare qui
all'interno della prima maglia alta del giro sottostante, ma preferisco farle qui in mezzo, tra la prima e la seconda maglia alta, per due motivi. Uno, perché è più semplice, e due, perché mi formerà degli archetti laterali che io ho scoperto essere carini da vedere. Quindi facciamo le nostre due maglie alte, una e due. Vedete che si allarga qui il buchino tra la prima e la seconda maglia alta? A me piace. Poi voi, se invece siete abituati ad effettuare le maglie alte sulla prima maglia del giro sottostante, fate pure, non cambia assolutamente niente come lavorazione. Ricarico il filato sull'uncinetto e senza eseguire nessuna catenella faccio di nuovo il mio gruppetto da 3, quindi al posto di farlo qui sopra in alto, nell'ultima delle catenelle della prima maglia alta del giro sottostante, mi inserisco qui e faccio le mie 3 maglie alte. Una, due, e 3. E il secondo giro è terminato. Vedete che vengono questi archetti? Vi faccio vedere nel mio Bactus iniziato. Guardate che carini, qua e anche dall'altra parte, fanno diciamo un po' di decoro. Allora, andiamo al prossimo giro, ne lavoriamo ancora qualche giro insieme, ci tiriamo su con le solite 3 catenelle, giriamo il lavoro, carichiamo il filato sull'uncinetto e facciamo gli aumenti. Nel primo buchino tra la prima e la seconda maglia alta facciamo il gruppetto da 3. Ricordatevi che le 3 catenelle costituiscono la prima maglia alta, quindi facendo 2 maglie alte io ne ho già 3. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sempre a lavorare all'interno dei gruppetti delle maglie alte, quindi in questo caso carichiamo l'uncinetto e andiamo qui in mezzo, semplicemente facendo altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E per finire carichiamo l'uncinetto e andiamo in questo buchino e facciamo altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi un gruppetto da 3 maglie alte all'inizio e un gruppetto da 3 maglie alte alla fine formeranno gli aumenti del nostro lavoro. Poi 3 maglie alte, gruppetti di 3 maglie alte tra le maglie alte sottostanti, tra i gruppetti sottostanti. Allora, carichiamo di nuovo il filato per fare le 3 catenelle. 1, 2 e 3. Giriamo il nostro lavoro e ci inseriamo qui sotto, come abbiamo detto, non qui ma qui sotto, se volete creare gli archetti, altrimenti anche qui. E facciamo 3 maglie alte. La catenella mi corrisponde alla prima, quindi ne devo fare altre 2. Carico di nuovo l'uncinetto e adesso tra i gruppetti di 3 maglie alte sottostanti faccio altri gruppetti. Quindi di nuovo 1, 2 e 3. E di nuovo qui tra questo gruppetto e questo gruppetto qui in mezzo ne faccio altre 3 senza fare delle catenelle intermedie. Viene già bene così il lavoro, non ha bisogno di catenelle intermedie, quindi vedete è semplicissimo. Scusate, tiro un po' il filo, eccoci qua. Sono arrivata al fondo della mia lavorazione, faccio l'aumento qui in questo buchino qui. Quindi 3 maglie alte anche qui, 1, 2 e 3. Il lavoro è estremamente ripetitivo, è sempre la stessa cosa. Guardate come viene, guardate che carino, anche con questa lana spessa viene molto 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 carino. Facciamo l'ultimo giro insieme. Allora, 3 catenelle,
Questo è un modello adattissimo alle assolute principianti. Carichiamo il filato, giriamo e tra la prima e la seconda maglia alta sottostante faccio il mio gruppetto di 3. Ricordatevi sempre che le 3 catenelle iniziali sostituiscono la maglia alta. Carico di nuovo il filato, vado a cercare il prossimo gruppetto qui in mezzo e faccio altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Carico il filato e vado nel prossimo gruppetto in mezzo ai 2 gruppetti sottostanti e di nuovo faccio 3 maglie alte. È tutto così, vedete, è molto semplice, una di quelle lavorazioni da fare davanti alla TV con spensieratezza, perché non richiede molta concentrazione. Mi metto adesso qui e faccio altre 3 maglie alte. Di gruppetto in gruppetto il nostro lavoro crescerà e vi assicuro che viene veramente carino. Sono arrivata all'ultimo gruppetto, quindi mi pongo qui nell'asola finale e faccio le mie ultime 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ok, guardiamo bene il nostro campioncino come è venuto, vedete che carino? Andando avanti chiaramente verrà sempre più largo, quindi voi vi fermerete quando avrete desiderio di chiuderlo o con un bactus o con uno scialle. Bene, io mi auguro che il lavoro vi sia piaciuto, vi do appuntamento al nostro prossimo tutorial e buona settimana a tutti. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!